bestemmie per togliere questo, svitando velocissimo col trapanino per far fondere la plastica e far sì che si toglieva, per aiuto, così incasinato. Allora, prima che arrivino i servi ho messo una rondellina qua sotto perché almeno lo sterzo non si incastra, gira bene, basta la fesseria, così è fluido e non abbiamo problemi dopo quando lo montiamo. Questa parte qua, questo triangolino, dobbiamo distruggerlo come questo quando arriverà il servo per sistemarlo nel suo alloggiamento. Qui in questo buco metteremo l'altro servo. Adesso dobbiamo valutare dove mettere la centralina, sicuramente qua sotto. Questo è il motore, trovo la posizione e per far sì che un cavo uscirà taglierò un pezzo perché devo mettere anche la batteria. Ha trovato posizione, non so se è lui o un altro personaggio, vediamo un pochettino, ma penso sia lui, ci sta anche bene, vediamo un pochettino come sistemare. Devo fare un foro, metterci il lampeggiante, passerà qua dentro il filo, vediamo un pochettino se passerà qua lungo qua l'angolino che è nero e andare giù nella centralina con delle più lunghe, perché qua l'ho già sistemato, questo, la parte del cruscottino, vedete, e ho tagliato il volante perché non serve che arrivi fino in fondo. Come vedete, vedo prima quando andavo alla centralina, penso di tagliare un pezzo perché tanto ho questa parte qua che lo copre, così io apro, collego la batteria e io chiudo e ho tutto a portata di mano. Adesso poi quando mi arrivano i serviet e provo a chiuderlo cercherò di valutare quanto tagliarlo, un pochettino la parte poi la devo tagliare per forza perché volevo sistemarci anche le luci, che se notate qua si vede il riflesso, e allora volevo sistemare le luci qua, ma bastano due luci, non troppe, due bianche, e magari qui due led lampeggianti, se vediamo, o altre due luci bianche qua sotto, vedo un po'. In brano ho visto che questi due pernetti mi permettono di muovere il coprimotore, per cui fino a qua rimane. Stai tenendo un pezzettino più avanti, valuto un po', sto studiando dove tagliarlo. Sì, perfetto. Allora gli agganci vanno dentro la cabina, ok, e lì ci siamo. Come ho detto prima, qui abbiamo due perni e qui abbiamo le guide, per cui fino a qui lo lasciamo, taglieremo magari questo pezzo qui e se vediamo un pochettino, magari lascio questo spessore, fuori la battuta, e potete tagliare anche questa parte qui davanti, così abbiamo più spazio per tutto, anche lasciare fuori la centralina, vari cavi, la batteria. Adesso mi limito a questo per capire quando mi arriva la radio quanto è grossa la ricevente, ok? Se lo lasciamo solo così per far uscire vari cavi, per le luci, vi dicendo. Non vado avanti per non rovinarlo. Adesso voi passare un secondo, io attendo qualche giorno che mi arrivano i pezzi e continuiamo. Ho scelto questo modello perché, se notate, ha la parte sterzante, faccio vedere un attimino, ok, e la parte bella che l'asse davanti è anche oscillante, e questo non lo vado a perdere per fortuna, perché aggancio qui, il servo va a muovere un altro pezzo che va a muovere questo, e ho sia la parte oscillante che la parte sterzante in un colpo solo, ed è un modello perfetto da modificare. Poi studierò cosa mettere nelle ruote, perché sono vuote, morbide ma vuote. Prima di riempirle lo testerò, perché se lui va bene così non vado a toccarle niente. Ho visto gente che l'ha riempito di piombi in una maniera estrema, ma non penso che serva. Valuteremo cosa facendo. Ma sicuramente dove uscirà la bara filetata che entra nel servo, gli metterò sia un dado qua con una rondella e sia un dado qua, così fissiamo bene la ruota. Dietro ha una parte che va a sollevarsi e scendere. Se avrò spazio per un micro servo, faremo anche la parte dietro che si può alzare e abbassare, se ho spazio. La più bella sarà questa, devo far sì che questo si alzi. Sono abbastanza pesante, ma non tanto perché è pesante, perché il pistone
essendo giocattoloso è duro, devo capire un po'. Pensavo di metterci un servo da 30 kg o roba del genere che muova 180. Qui in fondo, qui ne ho spazio, abbastanza. Magari sarebbe bello anche mettere un servettino qua, che muovo questo, tac, tac. Così sarebbe bello sganciare, attivare quello, abbassare, poi naturalmente devo sganciare i cavi e via. Questo sta arrivando un pistoncino elettrico anche, se ce la fa lui sarebbe l'ideale, perché ho un sacco di spazio per lavorare, ma veramente tanto. Sicuramente questi agganci devo toglierli, non deve agganciarsi. E poi, come l'Uina 1573, per farvi capire quel camion lì, qui ha una sbarra, ok? Per cui come lui va su, dovrebbe questa sbarra, non so dove, spingere per far sì che si apra. Adesso vediamo un pochettino. Devo togliere anche questi, vedete? Tac, non va bene, deve essere fluido. Signori, allora il trattore possiamo dire che è completato, niente impianto luci, solo il LED lampeggiante perché non ho spazio. Qui va la batteria, se c'è ancora, e lì va la ricevente. Ho pochissimo spazio dentro perché ho due servi all'interno, uno per le ruote che ho avuto un sacco di problemi, purtroppo l'ingranaggio centrale dove noi attacchiamo alle vette per il servo non si poteva forare, ho spaccato due punte e di conseguenza l'asse è diviso in due. Ho dovuto mettere colla caldo. Per quale motivo? Perché sia frenafiletti che Attack non mi bloccavano l'asse. Bloccato l'asse, ce l'ho fatta con l'Attack, la ruota girava a vuoto, per cui come chiudevo la curva non avendo differenziale lei si sganciava. Adesso sta funzionando. Mi ha dato problemi un pochettino prima provandolo, si muoveva da solo in poche parole, il trim andava avanti da solo. C'è una levettina che si deve regolare, come nei vari video, all'interno del servo, regolata perfettamente. Adesso andava un po' da solo, vabbè, col trim il secondo l'ho regolato. Adesso devo levigare questo, metterlo qua davanti, perché quando tira lui dà problemi, come se si alzasse leggermente, ok? Per cui lui carico farà danni. Purtroppo questo, colpa mia, ho fatto danno. Aspetterò un servo o mi ricompro qualcosa così per far alzare il carrello. Ho tolto il suo pistone ed è perfetto. Guardate la voce, forse un po' l'umidità che mi sta rovinando. Adesso levo questo, lo sistemo e vediamo un po' come va. Non so per quale caro motivo, adesso l'ho acceso, devo trimmarlo. Non guardate la fascetta lì è messa perché sta mantenendo su il peso. Adesso questo è un modellino, risponde abbastanza bene a questi scatti. Sicuramente il mio errore è in quel servo analogico, digitale che ho comprato su Banggood, non funziona molto bene, ma
ce l'ho fatta terminare, basta così perché ne ho le scatole piene veramente. E veramente stima e rispetto perché fai questi giocattoli Buder elettrici, perché veramente ha una grande pazienza e sa perfettamente il materiale in cui deve comprare. Ma funziona bene. Adesso faccio una cosa, faccio vedere. E beh, a questi scatti poi se prende fuoco non so. Allora guardate, la parte bella di questo trattore che ho preso è questa. La parte davanti è leggermente molleggiata, guardate, mi avvicino un po', ecco, voglio impazzito, guardate, questa parte qua, vedete? Adesso cosa devo fare io? Trimmare, guardate, ecco, cioè a volte prende e impazzisce così, e ragazzi là che io l'ho fissato diciamo quella levettina del fine corsa, no, lui fa così e impazzisce. Lascio il telecomando sul trim, tanto alla fine ci devo tornare spesso e volentieri, ma vabbè. La cosa che dovrò capire poi, ecco là di nuovo, avete visto? Cioè un attimo, no veramente è una rottura di scatole tremenda. Do 2 colpi, posso va. No, fa impazzire. Lasciamo strada a chi è più esperto di me. Ci ho provato, è andata bene, dico al 80%. Per il resto sono più o meno soddisfatto, però basta. Non ne faccio più. Almeno un trattore che funziona più o meno.